Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo qui sul canale IT Problem Solver. Grazie per visualizzare questo video e subito all'inizio, perché magari tanti poi chiuderanno prima della fine, vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Ecco, andremo a parlare oggi di Writer, uno dei componenti principali di LibreOffice di cui abbiamo parlato nel video precedente. In questi video in questo video non andremo a vedere come si installa o o i vari sistemi operativi, perché questo è stato argomento del primo video che vi invito ad andare a vedere se non l'avete visto. E anche lì c'è la storia di questo strumento open source di produttività individuale o di office automation, come veniva chiamato, che è una storia che è partita dal 2000, quindi potete andarvi a vedere. E allora, tornando a Writer, vi faccio vedere il mio desktop dove c'è Writer aperto. Eccoci qua, vi faccio vedere, ecco il desktop. Prima ho dovuto configurare qualcosa, ho messo in pausa un attimo. Vedete il documento, in questo caso non ho aperto il documento vuoto. Quando fate file nuovo, che è la prima cosa che fate, nuovo documento di testo, lui vi apre un documento vuoto. In qua c'è un documento esempio. Questo, vediamo prima il documento vuoto e poi passiamo al documento esempio. Vediamo in questa prima parte, diciamo che andiamo a vedere l'interfaccia. La prima cosa che vediamo all'interfaccia, vediamo che c'è una barra di menu dove ci sono tutti i menu: file, modifica, visualizza, inserisci, formato, stile, tabella, formulario, strumenti. Poi c'è una barra degli strumenti dove ci sono alcuni strumenti che richiamano alcune funzioni in maniera più veloce, i quali vediamo a secondo, che occupa anche due righe, perché ci sono diversi elementi delle formattazioni, lo stile del paragrafo, il carattere, che in questo momento adesso è impostato in stile paragrafo predefinito in questo documento nuovo, e il carattere di default predefinito è il liberation serif. E poi lì si può definire un documento, un modello dove ci sia uno può definire il proprio font preferito. In fondo invece andiamo a vedere la barra di stato. Qua c'è il menu trova, che ha fatto una ricerca prima, che dice quante pagine, quante parole e carattere, lo stile predefinito, l'inglese uso della linea, adesso della lingua, l'ho messo in inglese, e poi il formato, la visualizzazione che può cambiare, ci sono una serie di dati. Questi sono, diciamo, le cose principali dell'interfaccia. Ecco, se andiamo a vedere invece a vedere l'esempio, io ho messo un documento di testo dove c'è un pezzo all'inizio della Divina Commedia, poi c'è il titolo, documento di testo Writer, che vediamo lo stile titolo. Andiamo appunto, chiudiamolo e vediamo come si fa da menu, come aprire un nuovo documento. Abbiamo visto come aprire un documento nuovo. Proviamo di nuovo a aprire il file nuovo, l'abbiamo visto appena adesso. Vediamo file apri e andiamo a vedere come aprire il documento esempio che ho creato io apposta. Ecco qua il documento esempio aperto, che è quello che vedevamo prima. Quindi andando a vedere, andiamo a vedere tutti gli strumenti. Abbiamo aperto un nuovo documento, poi andando a vedere le altre opzioni del menu c'è salva, per salvare il documento quando facciamo le modifiche,
salva con nome dove possiamo dargli un altro nome e anche cambiare il formato di salvataggio, il formato di ODT, il formato Open che è il default, oppure salvarlo in formato Word se dobbiamo passarlo a qualcuno che c'ha Word. Sui formati Open vi rimando anche per questo al primo video di cui ho parlato ampiamente sul formato Open e su questa, diciamo, chiudiamo a nulla, quindi vedete tutto il menu modifica, si possono vedere diverse versioni del documento per tornare alla versione precedente, qui non ce ne sono. Modifica, si possono incollare, copiare dei messaggi, visualizza, cambiare la visualizzazione, lo zoom, passare a schermo intero, nascondere dei pezzi o metterli, e via dicendo. Inserisci per inserire un'interruzione pagina o altra interruzione, inserire un'immagine, inserire un grafico, inserire un media da una galleria, acquisire dallo scanner, quindi come vedete ci sono tutte le cose che ci sono nel documento. Il formato, dove si va a cambiare il formato del testo, la spaziatura, si può cambiare l'allineamento, che poi adesso vediamo sulle tendine, adesso gli stili, appunto in questo caso dove c'è il cursore c'è lo stile titolo, quindi ci sono gli stili presenti in questo documento, che c'è stile titolo 1, titolo 2, stile sottotitolo, stile del corpo del testo normale. Le tabelle, qua si può inserire una tabella, in questo caso non ce ne sono, il formulario per mettere delle formule, che si può inserire delle formule all'interno del documento, gli strumenti. Ecco, gli strumenti sono il controllo ortografico, che è una cosa, il controllo ortografico automatico, in questo caso è chiaramente sono un po' sottolineato, oppure il controllo, la lingua, si può selezionare la lingua, adesso chiaramente inglese, cambiamo la lingua in italiano, strumenti, lingua, selezione, ho cambiato la lingua in italiano, quindi dovrebbe segnare meno parole come errore, perché prima come sottolineati in rosso segna l'errore. E poi si può scegliere di fare il conteggio delle parole, tutte le altre menu, la numerazione dei titoli, la protezione del documento, poi le macro che sono delle cose per automatizzare delle funzioni. Finestra, si può aprire una nuova finestra, poi vi fa vedere le finestre con gli altri documenti. Io ho un altro documento aperto dove ho alcune note, e qui l'aiuto che è molto utile, perché questo aiuto, con questa guida di LibreOffice possiamo trovare tantissime informazioni, se abbiamo qualche incertezza è molto ben fatta, ci sono tutti i riferimenti che servono. Per esempio andando a vedere sull'interfaccia utente spiega tutto bene, tutte le parti dell'interfaccia utente, come ridimensionare le finestre, eccetera, eccetera. Torniamo al nostro documento e allora andiamo a vedere tutte le varie icone che sono alla base degli strumenti. Questo è praticamente la icona nuovo documento, quello che fa in un tasto solo quello che abbiamo visto prima. Questo permette di ricordare tutti i documenti, di aprire un documento già aperto e in memoria ci sono gli ultimi documenti aperti. Questo è un altro, è un'icona per salvare. Poi per esportare in PDF, questa è un'altra icona che permette, questo per stampare, attiva, disattiva l'anteprima di stampa, questo qua è il documento in anteprima di stampa, vediamo che cambia, mi fa vedere proprio il documento come sarebbe in A4, adesso lo disattivo e torno in visualizzazione normale. E poi
andando avanti, le forbici dove posso selezionare un pezzo e con le forbici posso cancellarlo o cancellarlo oppure copiarlo per modificarlo da un'altra parte. Posso cliccare sulla forbice e vedete che sparisce. Poi vediamo subito questo altro strumento che permette di annullare l'ultima modifica. Vediamo che abbiamo tolto il pezzo che io ho cancellato. Questo altro serve per clonare la formattazione, qua l'abbiamo già visto per annullare una modifica, qua invece per ripristinare la modifica, qua per trovare e sostituire, possiamo cercare una frase, trova, poi c'è un pezzo perché ho selezionato, metto abbandonai, vediamo. Lui l'ha trovato, poi può trovare il successivo, chiaramente adesso non ci sono altre parole, poi c'è trova e sostituisci, che propriamente si può trovare, sostituire tutte, si possono trovare e sostituire dei pezzi di testo. Allora, poi chiudiamo, andiamo a vedere strumenti, opzioni. Generale, l'interfaccia utente era in Italia, però c'era l'impostazione locale che io l'avevo messa in inglese per controllare i documenti in inglese, italiano, euro, poi lingue predefinite per i documenti, togliamo noi, andiamo a mettere di nuovo per i nuovi documenti questo però. Andiamo a mettere italiano Italia, ok. Adesso andiamo a cliccare di nuovo controllo ortografico. Adesso l'italiano, vedete. Questo qua l'ha trovato ventrai, anche una parola non conosciuta, però ci sono delle cose, tantera, probabilmente lui lo vede. Ci sono alcune cose, questo è un italiano antico che trova come errore, però possono essere aggiunte, non è chiaramente come anche il controllo ortografico di Word, non è assoluto, ma ci va anche poi un controllo manuale, però aiuta a evitare delle sviste, degli errori grammaticali. Chiudiamo, proseguiamo col secondo argomento. Abbiamo visto, sì, abbiamo navigato le barre degli strumenti, ecco, strumenti, opzioni, andiamo come si può personalizzare anche questa barra degli strumenti, strumenti, personalizza, andiamo a personalizzare menu, ecco uno può personalizzare la barra degli strumenti, aggiungere delle icone, togliere, aggiungere delle cose, e da qua si possono modificare tutte le barre che ci sono, questi sono i comandi che ci sono, adesso qua non modifichiamo niente, facciamo annulla, chiudiamo. Ok, questa è la barra degli strumenti, poi la barra di notebook, il menu, si può anche modificare il menu, la tastiera, mettere alcuni tasti F2 per esempio modifica formula, ci sono dei tasti F7 in automatico fa il controllo fotografico, il tasto F9 visualizza i campi, per esempio se noi siamo qua e pigiamo F9 ci fa vedere tutti i campi che ci sono all'interno. Un altro tasto molto importante che io uso parecchio è questo,
che fa vedere tutti, io lo uso sempre attivato per vedere i ritorni a capo, la fine dei paragrafi dove vedete questo ritorno a capo codificato e invece gli a capo normale, per esempio un paragrafo, questo è un a capo normale che non chiude il paragrafo. Ecco, vedete che è diverso perché il paragrafo è sempre lo stesso, ma comunque c'è un controllo diverso, quindi per me è molto utile avere visualizzati questi caratteri. Chiaramente quando si fa l'anteprima di stampa non servono. Andando a vedere la formattazione del documento, vedete che ci sono gli stili paragrafi che abbiamo visto un po' alla veloce prima, dove c'è corpo del testo, che è questo normale, corpo del testo, poi ci sono i titolo, sottotitolo, per esempio io se questa seconda parte voglio metterla come adesso è titolo 1, voglio cambiare in titolo 2, metto seconda parte. Poi se notiamo in questo documento ci sono il titolo 2, lo stile Calibri. Se andiamo a aprire un documento nuovo da qua, lo ingrandiamo, titolo, e andiamo a mettere titolo principale. Liberation Sans, il carattere di default, corpo del testo e Liberation Serif, tutti i caratteri simili, titolo 1 sempre Liberation Sans 18, e poi si può fare si può fare si possono creare dei nuovi stili oppure modificare gli stili, gestione dei stili personalizzati, per esempio creare un nuovo paragrafo, se abbiamo visto, creare un nuovo stile, e quindi andremo a vedere per creare un nuovo stile, strumenti, questi stili di trattazione, vediamo altri stili, poi fa vedere gli altri e poi qui si può creare un nuovo stile, diciamo, creare un nuovo stile che decidiamo noi e quindi dare le cose, oppure modificare gli stili che ci sono già. Poi si può vedere come inserire un'immagine, ecco, altre cose che si possono fare in un testo, inserire un'immagine. Inserisci immagine, magari possiamo andare su internet, andiamo un'immagine che ci piace, ecco, prendiamo questa foto, la vogliamo inserire nel nostro documento, save immagine, la salviamo in immagini, tanto per così salva, e andiamo a importarla, qua inserisci, immagini, ecco qua, l'immagine inserita, possiamo spostarla dove vogliamo, ingrandirla, poi decidere come il testo deve scorrere a destra, a sinistra, e questo è un altro. Poi possiamo vedere come
po' di testo. Si può decidere come incorporarla l'immagine nel testo, vedete, nella proprietà dell'immagine, l'ancoraggio è dove si ancora l'immagine, dove è ancorata nel testo, che può essere al carattere, al paragrafo, in questo caso è il carattere. Infatti quando spostate un'immagine vedete vedete l'ancoretta nell'immagine, posso ancorare all'inizio del paragrafo. Poi scorrimento ottimale e poi posso decidere come scorre il testo all'interno nella proprietà dell'immagine, c'è la posizione di dimensione, come è ancorata l'immagine, come lo scorrimento, separato, attraverso, prima, dopo. Ecco, in questo caso attraverso, il testo corre attraverso l'immagine, oppure proprio potete provare a seconda di come volete immaginare. Ottimale, che si ottimizza a seconda dell'immagine, poi a seconda di come scorre qua mantiene il testo attorno. Poi c'è anche l'opzione che permette di mettere all'intorno, questo è prima, questo è parallelo, quello che mette il testo a destra e a sinistra dell'immagine. Questa è una fotografia, vedete, è stata fatta molti anni fa, vedete il testo che scorre a destra e a sinistra dell'immagine, che è anche un'altra cosa utile. E qui abbiamo visto il ridimensionamento dell'immagine, abbiamo visto il formato dell'immagine, i vari stili, attraverso, separato, prima, dopo, le opzioni, il nome dell'immagine, la posizione che abbiamo visto che è il carattere. Posso cambiare la larghezza e l'altezza, qua ci sono i dati in pollici perché io ho la versione in inglese. La rotazione, posso ruotare, posso ritagliare, posso cambiare i bordi, posso proiettare un'ombra sull'immagine, vedete che ho proiettato l'ombra, e ci si può sbizzarrire, ci sono tutte le cose di Office. Possiamo vedere adesso, andiamo a capo, andiamo giù di un pezzo e proviamo formato, inserire una tabella. Tabella, eccolo qua, scusate, ho andato alla parte bassa, nome, tabella di prova. Ci dice quante colonne deve avere la tabella, quante righe, mettiamo 10 righe. Posso dire stile tabella predefinito e lui mi inserisce una tabella in stile predefinito, poi io vado a scriverci qua, chiaramente quando sono dentro la tabella ho i dati della tabella, in tabella posso eliminare una riga e tutte le altre funzioni di formattazione. Posso poi formattare celle della tabella, per esempio tabella, posso inserire delle righe sopra, formato numero, stile formattazione, oppure proprietà tabella, cambiare il formato, cambiare i bordi della tabella. Tabella di prova, la larghezza della tabella, le colonne, i bordi. Ecco che io posso allargare il bordo della tabella, magari mettere una riga doppia, ok. Vedete che lui nel posto selezionato, nella riga selezionata, ho aumentato la riga. E qua metto i nomi dei campi, campo 1, dove di solito nella tabella campo 2,
si mettono i nomi di campi all'inizio delle tabelle sotto i dati, qua si è aperta la calcolatrice, comunque campo 2, campo 3. Ok, ora che abbiamo finito le tabelle, abbiamo questo documento, torniamo qua nel documento, nel nostro documento, andiamo a provare trova sostituisci, modifica, proviamo a fare trova sostituisci e diciamo nel mezzo e cambiamo con all'inizio, cambiamolo di Divina Commedia e diciamo trova successivo. A me non l'ha trovato perché non l'ha trovato perché comunque si rinnova, per esempio è scritta con una N sola perché posso cercare rinnova, mettiamo che io voglio modificare rinnova, scritta con una N sola, io rinnova. Ecco, lui si posiziona e poi posso scegliere sostituisci tutto. In questo caso voglio sostituire, voglio modificare, aggiungo rinnova con 2N, ma questa è solo una prova. Diciamo, quindi posso chiudere. Abbiamo visto, ecco, ecco, non è proprio, non si chiama stampa unione perché LibreOffice l'ha chiamata come stampa guidata in serie. Ah, non è presente in questo momento, non fa parte della. Devo aggiungerla. No, mancava il pacchetto LibreOffice base. Nella versione Linux si fa così, oppure si va nei pacchetti come ho visto prima. Chiudiamo questo perché altrimenti blocca e vai a installare i pezzi. Qua mi sa che ci vorrà un po' di tempo. Comunque se si fa partire la stampa guidata in serie, lui guida per i diversi passi e i pacchetti da installare sono un po' perché io avevo degli altri pacchetti da aggiornare. Torniamo al documento LibreOffice, questo, no, questo qua che abbiamo preparato, che abbiamo fatto delle prove. Io vi saluto perché è già durato mezz'ora questo tutorial e siamo andati un po' oltre. Chiedo ancora per chi ma io ringrazio molto per chi è rimasto fino alla fine. Grazie di tutti, grazie a tutti e arrivederci al prossimo video. Mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E benvenuti a presto di nuovo su IT Problem Solver. Ciao a tutti.